Good morning guys! Sono qua sul lago di Bilancino a Barberino perché oggi vorrei provare a fare un test con il mio bellissimo Mavic Mini sul long range, quindi a vedere fino a che punto posso spingermi. Finora non ho mai fatto questo test, per quanto utile possa essere, perché fondamentalmente il Mini è pensato come fly camera per selfie. Ha ragione. Quindi per voli a vista. Però comunque sono curioso di provare a vedere fin dove può spingersi questo piccolo mostro. Qui dietro di me vedete l'ultimo acquisto che ho effettuato, il pad per decollo e atterraggio. È fondamentale ragazzi, perché permette alla camera di avere il contrasto della landing zone rispetto al territorio. Ora calibro la bussola e poi facciamo il test long range. Ah, cosa importante che non vi ho detto, il test lo sto facendo in una zona completamente aperta, con assenza totale di lampioni, pali della luce, quindi vado tranquillo che non ho interferenze in teoria. Penso di arrivare almeno al chilometro, chilometro e mezzo. Se arrivo oltre per me è tutta quanta una conquista. Partiamo poi dal presupposto che personalmente non mi spingerei mai oltre nell'utilizzo quotidiano, però una volta per provarci lo voglio fare. 360 gradi in cerchio, fatto. In verticale 360 gradi, fatto. Ora si parte. Decollo. Io mi sposto qui in mezzo perché c'è un buco fra le piante, non dovrei avere interferenza di segnale. Come vedete davanti non ho nulla. Fammi fare bella figura, bello! Voglio provare ad andare in modalità sport, sperando che sul lago non ci sia troppo vento, perché attualmente qua purtroppo ce n'è abbastanza. Siamo ora a 200 metri di distanza. Proviamo ad aumentare un po' la velocità, vediamo se mi compare carico massimo raggiunto. Quindi in quel caso bisogna allentare un pochino la pressione sugli stick per non far sforzare troppo il drone. Ragazzi, siamo ora a 400 metri, lo alzo di quota, lo porto almeno su 25 metri circa. Siamo ora a 650 metri ragazzi, direi che è un ottimo risultato già, secondo me questo, non ero mai arrivato a queste distanze. 800 metri ragazzi, 800 metri, è un portento questo drone. 1 chilometro, sono già a 1 chilometro, dopo praticamente 2 minuti di volo sono a 1 chilometro e 2 in questo momento. Voi vedrete la registrazione quindi continua del drone, ma vi dico già che a 1,2 km comincio ad avere un po' di lag nel video, quindi il video va a scatti. Il telecomando per ora mi dà un'ottima, come vedete, un'ottima ricezione. Allerta vento forte, ci abbassiamo e rallentiamo un pochino per non creare problemi, ma abbasso ancora un po', rallentiamo. Ok, siamo scesi di quota, è passata l'allerta. Sono a 1,5 km che era il mio obiettivo. Già mi posso ritenere più che soddisfatto. Oddio, 1,6 km di distanza ragazzi. Cioè, a pensarlo, 1,6 km è tantissimo. 1,7 km ragazzi. Segnale radio di comando assente. Ai 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 ai, cominciamo a perdere il segnale ragazzi. A 1,8 km ho perso il segnale del radiocomando che l'abbiamo ripreso in questo momento. Cancelliamo il return to home. Dai grande Mavic, dai, dai! Tocco il chilometro e 9 ora ragazzi, voglio puntare ai 2 km. 1,950? Oddio, 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 mancano pochi metri ragazzi, pochi metri, ci siamo. Non mi perdere il segnale, dai, dai, cazzo, dai. Ah, a 1984, che è il mio anno di nascita, ha perso il segnale. Mi ha voluto omaggiare il mio piccolo Mavic. Che tesoro! 1,984 km. Ripeto che questa prova la farò solamente oggi perché poi fondamentalmente non vado mai oltre i 300 metri, 250 circa di distanza. Speriamo che il piccolo Mavic torni a casa. Eccolo, l'abbiamo ripescato, ha già fatto 300 metri di differenza. Ci voglio riprovare ragazzi perché io sono un testone. Si è alzato ai suoi 30 metri che è l'altezza in cui lui si imposta per tornare a casa. Dai, non mi fa sfigurare grande Mavic, dai, bravo! Oddio 90! 2 chilometri! 2 chilometri! E continua! 2 chilometri e 100! Intanto rimbomba qui l'eco della mia voce che esulta. 2 chilometri e 2! Dio fenomenale ragazzi! 2 chilometri e 3! Carico massimo raggiunto, rallentiamo un po' la velocità.
Dai, grande piccolo Mavic. 2,4 ragazzi, siamo 2,4 km laggiù. Cominciamo a perdere il segnale. Ora se perdo il segnale nemmeno proprio andare avanti, torno a casa. Anche perché la batteria è a metà per cento e devo rifare la stessa distanza per tornare. Ok, lo lasciamo tornare a casa. Se non ho visto male, ho toccato i 2 km e 463 metri. Ma è fenomenale. Ok, ho ripreso il mio bellissimo Mavic e ora ritorniamo a casa. Ci rivediamo ragazzi appena torno a casa. Eccoci, siamo quasi arrivati. Io mi vedo, eccolo! Lui è l'eroe della situazione. Ora lo facciamo atterrare. Atterra! Riposati Pel, riposati. Ci tengo a sottolineare che questo test è stato più un divertimento che un test vero e proprio, perché io di droni purtroppo ci capisco poco, ma volevo vedere fin dove poteva spingersi. Ho visto alcuni video dove è arrivato anche a 3 km in modalità CE ragazzi, perché questo è tutto in modalità CE. Non c'era nessun fake GPS sul telefono, ma c'era solo e esclusivamente una zona completamente aperta. Questo è stato il vero cardine di questo video, perché avere una situazione del genere permette di raggiungere queste distanze con un Mavic. Ma la domanda è: ha senso raggiungere queste distanze con lui? Secondo me no, perché abbiamo dei lag nel controllo, dei lag nel video. Se voglio raggiungere quelle distanze allora passo a un Mavic Air o addirittura a un Pro. Per oggi il test è stato positivo. Ragazzi, grazie di essere rimasti con me. Iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!